Ciao e bentornato! Questo è un altro video della serie Cosa puoi fare con Excel? I video esempi con cui ti mostro cosa è possibile realizzare con il foglio di calcolo più utilizzato al mondo e naturalmente un poco di automazione aggiunta. E in questo video vediamo un esempio di gestionale delle pratiche pensate per un ufficio tecnico con cui è possibile registrare naturalmente le pratiche, collegarle ai documenti e alle cartelle relative e naturalmente seguirne l'avanzamento utilizzando appunto le funzioni predisposte di questo strumento. Questo è uno strumento in realtà semplice come idea, progettato dal cliente e realizzato e automatizzato dal sottoscritto, che sostanzialmente consiste in una serie di basi dati alimentate da maschere e gestite naturalmente da maschere, con cui è possibile registrare i dati relativi ai clienti e ai partner, oltre che ai dati delle pratiche e al relativo avanzamento. Quello che stai guardando è il pannello di controllo, il pannello su cui si apre il file che fondamentalmente ti permette di orientarti e di passare alla funzionalità che stai cercando piuttosto che lanciare automazione con cui aggiornare l'intero foglio piuttosto che passare alla modalità a pieno schermo o andare a consultare le effettive basi dati, ok? Se io clicco su nascondi e svela, ebbene compaiono tutta una serie di pagine in più che sono le pagine che contengono i dati. Le pagine che in realtà vedevamo prima, cioè queste pagine qui, non sono nient'altro che delle visualizzazioni interattive, ok? Quella che stai guardando appunto non è la base dati, ma è la visualizzazione dell'anagrafica dei partner, come questa è la visualizzazione dell'anagrafica dei clienti. Fondamentalmente è una tabella pivot, ok? Resa consultabile, interattiva e filtrabile naturalmente tramite controlli. Quali? I controlli che in realtà sono nascosti. Se io clicco su questo pulsante anonimo senza scritte, ebbene compariranno i controlli richiesti naturalmente dal cliente. Abbiamo lo slice su pagina con cui è possibile andare a filtrare il cliente con un semplice clic, piuttosto che la combo box con cui è possibile sempre fare ricerche sul cliente andando a digitare naturalmente o a selezionarlo dall'elenco, ok? E poi naturalmente abbiamo lo strumento principale, quello di gestione, che non è su pagina, ma è uno strumento a pop-up, una maschera, come vedi, che cliccando appunto sul pulsante relativo compare. Questa è la maschera di inserimento dei clienti, una maschera classica piuttosto automatizzato, molto semplice nell'utilizzo, come vedi con un clic posso richiamare un cliente già esistente piuttosto che andarlo a cercare qua su in alto, ok? La maschera in realtà è pensata appunto per poter gestire migliaia e migliaia di clienti e con un semplice clic noi possiamo andare a inserire un nuovo cliente piuttosto che aggiornare i dati di un cliente esistente piuttosto che eliminarlo. Questo naturalmente nella base dati e di conseguenza anche nella visualizzazione dappertutto. Ok? E quindi in realtà quasi tutte le basi dati sono gestite tramite maschera compassa come questa. Delle maschere che fondamentalmente sono semplici da utilizzare, comode e professionali, molto automatizzate che permettono appunto di gestire e richiamare i dati con qualche clic. Questa è la visualizzazione delle pratiche, anche qui ci sono i classici controlli a compassa con più filtri e qui le cose si differenziano perché per andare a gestire quelli che invece sono i dati di dettaglio relativi alla pratica stessa, all'avanzamento dei risultati, ebbene noi dobbiamo utilizzare questa volta una maschera su pagina. Se io vado a cliccare 2 volte su una cella della pratica comparirà questa scheda di dettaglio. In realtà la scheda di dettaglio è già presente, è una delle pagine, però viene compilata con i dati relativi, ok? Passiamo alla visione a pieno schermo, perfetto. Questo colore verde acceso in realtà è stato richiesto al cliente, o meglio il cliente ha chiesto che a seconda dello stato di avanzamento il colore qui in alto cambi appunto secondo i suoi desideri. Quindi c'è una gamma di colori associati agli stati, ok? Agli stati di avanzamento delle singole pratiche. Lo stato di avanzamento della singola pratica è gestibile come? Naturalmente inserendo le dati in questa tabella. Via via che le singole attività vengono svolte, bene, inserendo la data, lo stato di avanzamento cambia. Per esempio, se io inserisco 14.08.23, perfetto, come vedete il colore è cambiato, il bianco naturalmente è voluto, è uno dei colori impostati, e via dicendo. Naturalmente gli stati, l'avanzamento e anche gli alert relativi sono impostabili naturalmente tramite le pagine con le funzionalità predisposte. Ok? Ecco, parlando di alert, ebbene c'è tutta una parte di automazione che ha il compito di ricordare, se naturalmente è impostato, se naturalmente è richiesto dal cliente, di ricordare dopo tot giorni appunto al cliente che c'è un'attività in corso o in scadenza.
Quindi ogni qualvolta il foglio viene aperto dal cliente, all'inizio ci sono tutta una serie di controlli che vengono svolti, fra cui anche quelli di verifica appunto delle scadenze degli alert. Il pulsante aggiorna non fa nient'altro che registrare correttamente la variazione o i nuovi dati all'interno della base dati relativa. Il pulsante elimina, che normalmente non dovrebbe essere utilizzato, serve per rimuovere l'intero record relativo appunto alla pratica. Ok? Il pulsante istruzione richiama naturalmente le istruzioni e i pulsanti a freccia, diciamo qua in alto a sinistra, servono per spostarsi nelle altre pagine fondamentalmente. Naturalmente c'è anche una pagina statistiche che grazie a grafici, tabelle riassuntive piuttosto che l'elenco delle pratiche in corso, in svolgimento, e grazie naturalmente ai controlli su pagina che puoi vedere anch'esse a comparsa, il gestore può tenere sotto controllo l'avanzamento delle pratiche piuttosto che le pratiche gestite, piuttosto che indicatori appunto predefiniti. Ok? Quindi come hai visto, ebbene con Excel è possibile realizzare uno strumento con cui gestire le attività di un ufficio tecnico in modo semplice e comodo. E la comunità è data soprattutto all'utilizzo di strumenti modellati e realizzati con l'automazione aggiunta che ti permettono di avere maschera comparsa piuttosto che controlli predisposti ma che puoi richiamare o meno, quindi far comparire o meno, piuttosto che avere tutta una serie di automazione che ti aiuta e ti supporta nella gestione e nel controllo dell'avanzamento delle tue attività. Questo video esempio termina qui e io naturalmente ti ringrazio di avermi seguito fino in fondo. Se questa è la prima volta che mi vedi, ti invito a visitare il mio sito excelprofessionale.it. È un sito dedicato agli aspetti più avanzati di Excel e al loro utilizzo in ambito aziendale e professionale. E naturalmente ti invito a iscriverti a questo canale e a cliccare sulla campanella se vuoi ricevere le notifiche sull'uscita dei nuovi video. Io ti ringrazio e ti aspetto al prossimo tutorial.